Amici carissimi, ben trovati a tutti. Oggi ci troviamo nella magnifica città di Siena. Siete curiosi di scoprire questa bellissima realtà storica? Venite con me. Sono all'interno di uno dei vicoli caratteristici del centro di Siena. Adesso mi sto dirigendo al santuario di Santa Caterina e vi mostrerò questa magnifica facciata. Adesso vi giro la telecamera e vi mostro la bellezza di questo santuario. Sono giunto all'esterno del santuario di Santa Caterina. Come potete notare, la grandezza dell'intero stabile, che al suo interno incorpora anche l'antica dimora dei beni in casa, la casa natale di Santa Caterina, ed è inoltre articolata da vari portici loggiati, chiese e oratori che adesso andremo a vedere, e se riesco anche a mostrare qualche piccolo particolare dell'interno. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. Eccoci all'interno della chiesa Santa Caterina. In fondo noterete il crocifisso di Gesù che diede alle stimmate alla Santa nel 1375. Poi guardando in alto potete osservare la magnificenza della chiesa attraverso la bellezza degli affreschi e dell'architettura in sé. Amici, adesso mi sto avviando verso Via Indipendenza e verso il Duomo di Siena. Mentre mi inoltre ancora di più nel cuore del centro storico, questa è la famosa Via della Galluzza, che è una delle strade più caratteristiche di Siena, perché noterete questi archi in serie che la contraddistinguono nella parte più alta, compresa tra il vicolo stesso e il vicolo adiacente Via di Aceto. Ragazzi, ditemi tutto quello che volete, ma io non riesco a stare senza alzare la testa in su. Cioè, si nota proprio che il centro storico di Siena rappresenta proprio uno dei borghi più caratteristici della città medievale. Eccoci giunti a Piazza del Campo. Adesso mi inoltro all'interno, così vi faccio una bella panoramica di Piazza del Campo e Palazzo Pubblico di Siena. Dovete sapere che questa piazza sicuramente la conoscete tutti, perché almeno in televisione una volta l'avete vista grazie al famoso Palio di Siena, ma questa piazza è importante perché ospita il Palazzo Pubblico di Siena, che è la sede civica delle istituzioni senesi, oltre a contenere il museo civico. Poi Piazza del Campo ha una sua particolarità, è famosa e rinomata in tutto il mondo per la sua forma originale di conchiglia e per la sua bellezza e integrità architettonica. Ecco a voi Palazzo Pubblico di Siena, e questa è Piazza del Campo. Dopo la visita a Piazza del Campo adesso ci spostiamo verso il Duomo. Mentre si cerca di raggiungere il Duomo, su queste magnifiche strade del centro storico, guardate, ci si può imbattere in queste attività dove fermarsi e degustare anche i prodotti tipici e le delizie. Ed eccomi giunto al Duomo di Siena. Questo spettacolo che vedete è secondo me una delle cattedrali gotiche più belli e imponenti in Italia. Adesso entro al suo interno, non posso riprendere per visitare i tesori e le opere d'arte eccezionali che sono presenti al suo interno, come la piccola sala dell'antico Papa Piccolomini. Inoltre noterete, oltre al campanile, vedete questa parte di facciata che rimane, si chiama il facciatone, perché non tutti sanno che il Duomo di Siena poteva essere molto più grande e maestoso di quello che oggi possiamo ammirare qui. Amici, Siena non è molto grande, però nel suo centro storico c'è da dire che ogni angolo è da visitare, quindi vi sto facendo vedere sommariamente cosa c'è da visitare, e poi ovviamente tocca a voi venire sul posto per vedere tutto con calma. Adesso vi ho portato qui perché da questa piazzetta, adesso ecco, da questo muretto è possibile vedere la chiesa di San Giuseppe qui sotto, che sarebbe l'oratorio della contrada dell'Onda, che fa parte una delle contrade del Palio di Siena, anche questo magnifico panorama, questo punto panoramico della città. Mentre scendo per dirigermi verso Piazza Salimbeni, dove c'è la sede storica della Monte Paschi di Siena, all'interno del Palazzo Salimbeni, dove è sede anche della mostra dell'archivio storico della banca, adesso se riesco voglio inserirmi all'interno di una di queste palazzine per mostrarvi la caratteristica costruttiva di queste
palazzini all'interno del borgo di Siena. and twist myself at the spine. Ecco, questo è un altro monumento importante, la loggia della mercanzia. È importante perché testimonia il potere mercantile della città medievale e segna inoltre anche il passaggio tra l'epoca medievale e quella rinascimentale. Don't wanna overthink it, baby. Ecco, sempre camminando, questo è un altro particolare della caratteristica di questa realtà medievale. Questo invece è uno dei caratteristici archi presenti a Siena, una delle tante porte. E questa invece è Piazza Salimpeni con la famosa banca del Monte dei Paschi di Siena, dove c'è il Palazzo Salimpeni con all'interno il suo archivio storico. Invece ci troviamo ai giardini pubblici della Lizza, ci troviamo proprio di fronte alla fortezza medicea e da questi giardini sono caratteristici perché all'epoca, un tempo, vi era il luogo di esercitazione dei cavalieri. Adesso andiamo verso la fortezza. Baby, it's just twist your body and mine. Baby, you get me. Eccoci giunti alla fortezza medicea, nota anche come Forte di Santa Barbara. È un forte eretto intorno al 1560 su ordine del Duca di Firenze e Cosimo de' Medici. Adesso vi mostro qualche piccolo dettaglio dell'interno e anche la vista panoramica che si nutre da questa fortezza. Poi ovviamente quando avrete voglia con calma avrete visitarvi la città in tutti i suoi dettagli. Questo è un altro punto panoramico che si può vedere di Siena. Qui è in direzione per andare a visitare Fonte Branda. Questi invece sono i passaggi, i vicoli che portano verso Fonte Branda. Qui invece ci troviamo a Fonte Branda per concludere, che è la più antica e la più famosa delle fonti medievali, che con la sua struttura imponente per proteggere le sue vasche mostra proprio il cuore dell'architettura di un tempo. Amici, siamo giunti alla fine di questo video. Dopo una lunga faticata di sali e scendi con il caldo di agosto, vi invito veramente a visitare Siena, soprattutto per chi è amante di musei e di storia. Quindi mi raccomando, Siena è una città realmente da visitare. Con questo video mi fermo qui, ci vediamo al prossimo video racconto dei viaggi di Mario Whitehead sul mio canale YouTube e sul canale Instagram Mario_Whitehead. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video.